Everyone, today we are going to discover one of the most beautiful places of Italy. We are in Piemonte and we are going to discover one of the most ancient wine producer of Barolo. There we go. Allora, siamo a Novello, Cantina Stra, con Roberto. Ciao Roberto, andiamo a scoprire questo bellissimo vitigno. Questo è un nebbiolo. Guarda. Nebbiolo, adesso bisogna poi ancora fare barba e capelli, bisogna tagliare queste punte. Quindi tutte le lavorazioni avvengono a mano. Una parte le punte si tagliano a macchina. Bene. Abbiamo le macchine che tagliano, però le lavorazioni, togliere i grappoli, questi grappoli che sono in più, qui bisogna farlo a mano. Benissimo. Il dolcetto che è il primo a essere vendemmiato a metà settembre. Nebbiolo da Barolo, ultimo a essere vendemmiato 20 ottobre. Quindi si arriva. Questi grappoli Sono in più. ce ne sono troppi, però qui abbiamo già fatto diverse lavorazioni. Vedi questo filo? Sì. Abbiamo messo un filo da una parte e un filo dall'altra, l'abbiamo chiuso così i tralci stanno crescendo, un altro filo, i tralci stanno crescendo, un altro filo stanno crescendo, poi abbiamo cimato, tagliato le punte e poi siamo passati qui, abbiamo tolto le femminelle, sarebbero praticamente i succhioni, questo è un succhione e abbiamo lasciato i grappoli così c'è più ventilazione. Caspita, ma quindi è un lavoro continuo. Un lavoro continuo, la vigna, per esempio, questi grappoli, adesso non ho il coltello, però questi grappoli sono di troppo, vedi? Un tralcio di solito Quindi- porta un grappolo. Quindi un tralcio porta un grappolo Porta un e si grappolo. fa spazio per far sì Si che fa, ci si sia. fa che ci sia aria, perché se non c'è aria qui c'è troppo, poi troppa produzione, l'uva non matura, per esempio questo è di troppo. Senti, invece d'inverno. Potatura. Ah, Allora, potatura vuol dire, questo è il tralcio dove porta i frutti. Il prossimo anno noi tagliamo qui e questo viene piegato come questo. quindi dipende il Vedi, posto. vedi che è stato legato questo, è stato legato lì, è stato legato lì, questo va via tutto, si tira via tutto, si lascia uno solo che poi praticamente Quindi ogni stagione. sì, ogni stagione, e di qui c'è dove spuntano poi i famosi tralci. Stiamo parlando dell'inverno, del fatto che comunque è una continua lavorazione. Non è che i contadini d'inverno dormono, i capito. contadini non possono. Nel senso che il vitigno d'inverno riposa, penso Sì. che qui ce ne sia tanta di neve, no? Sì, abbastanza. Noi la potatura la facciamo, abbiamo un paio di scarpe da neve, la facciamo gran parte, poi le giornate d'inverno non è che sono così, e allora la facciamo sulla neve. Io e lui abbiamo un paio di forbici elettriche, noi facciamo solo i tagli, impostare la pianta, poi avvengono i ragazzi che ti danno una mano a tirare giù. Però la pianta la lavoriamo io e lui. Questa è la quarta generazione di Sì, cottori, da senza mio- considerare. da mio nonno, lui è la quarta, da mio nonno. Quindi lui è la quarta. Sì. E senza considerare il bisnonno che all'epoca. il capostipite lì, il primo che era Straluigi. Avete visto come funziona? Paolo, Io non immaginavo. qui siamo sovraccarichi, Qui bisogna passare, però è ancora presto fare questo lavoro adesso, perché qualche avversità atmosferica, qualcosa del genere, e allora aspettiamo ancora un po'. Quando iniziano a cambiare colore va meglio. Anche perché tu così comprendi dei tre che ci sono, qual è quello che devi ecco. lasciare. Cioè però quando iniziano proprio già a cambiare colore Sì, va Paolo, ancora io più- ho fatto Te ne un accorgi di più. Sì. E allora la produzione di questa bellissima cantina è Barolo, che è il re. re, e ne hai due tipologie, il Barolo alla volta e il Barolo
Ciocchini, lo scherzo. Ciocchini sarebbe questa I frazione, Ciocchini e tutta la frazione in Sì. cui ci troviamo. Praticamente ci siamo solo noi che facciamo questo Barolo. Sì. Sì, l'unico vitigno sul territorio. Sì. Poi abbiamo del Barbera superiore, abbiamo il Nebbiolo, poi c'è un bellissimo bianco che è il Nascetta. Mi ero dimenticato il dolcetto, che è il vino che usano i contadini per il pasto di tutti i giorni. No, perché è un vino fruttato fresco, la frutta fresca si mangia quando è fresca, quando diventa stanca non va bene. Sì. In inverno i contadini vanno in letargo. Allora, Però prima ha detto che si lavora. Però. Sì, però l'inverno le giornate sono più corte, è logico che Ma che ora inizi la mattina? Cioè, se tu volessi dare un'indicazione d'inverno o d'estate? dell'estate, Ma d'estate si parte alle 6. quindi col fresco. No, sono le 6 perché se sei su un trattore oppure sei con questo pilare con il sole lì, figlioli, arrivi a un certo punto sei quasi cotto e allora bisogna partire presto, dai. D'inverno invece diventa più complicato. D'inverno le giornate sono più corte, anzi d'inverno noi per facilitare allora partiamo alle 9:30, 10 e fai 9:30, 10 fino alle Scusi di 4, più. fino alle 4 e basta. C'è anche una piscina piccolina qua, molto gradevole. Poi c'è la cantina con le frutti. C'è la cantina, poi ci sono delle piante da frutto Poi c'è l'orto di per uso. Andiamo a vedere perché sono molto curioso. Io con questo lockdown a casa mi sono messo a fare un piccolo orticello, però ho sbagliato perché devo prendere le piante già pronte. Invece le ho piantate. E poi questi sono le classiche No. brigne d'Armasi. Sono prugne. Assaggia una di quelle. Vediamo. Naturali, non trattate, tutta roba speciale. Questa è l'unica, è una pianta che questo frutto non hai bisogno di fare nessun trattamento, niente, loro vengono al naturale. È logico che bisogna tagliare i poloni quelli lunghi, è logico, però Dolcissime. senti che roba. Il basilico. Basilico, Ci fa credo. testa. Un pomodoro con un po' di basilico. È un l'italianità. goccio d'olio come si deve, mangi da re. Quindi la tua vigna arriva praticamente più dove? Poi dove c'è quella casa lassù in cima alla Vergne, là abbiamo il Barbera, lassù in cima alla Vergne, con l'esposizione. Là il sole quando arriva dal mattino fino alla sera non muore mai. E qui lasciamo di Queste nuovo- sono piante che hanno anche 50 anni alcune, non mi sbaglio. Cioè, queste sono giovani. Queste sono giovani. E qui lasciamo il pollone che sarebbe 2 gemme per il prossimo anno. Dove ce l'hai quelle più anziane? Sono quelle del Barbera. Ce l'abbiamo lì a Barolo dove c'è il castello della Vusa. Quella lì hanno. Pensa che quella vigna lì, io ero piccolo, non c'erano ancora proprio i trattori, io sono andato ancora io davanti al bue che trainava la natura. Preistoria, Paolo. Adesso invece è tutti joystick. Vogliamo andare a vedere le botti? La Prego. cantina? Allora, adesso hai detto che mi stavi per portare in un posto magico, però dicevamo delle ampolle che indicano il livello del vino La botte è piena fino a questa altezza. quando sale. Perché il vino in questo periodo la temperatura un po' si alza leggermente di 2-3 gradi e lui sente questa temperatura, lui tende a salire e quando è a un certo livello bisogna aprire sotto abbassare il- perché altrimenti si rovescia. E in inverno è così, quando scende il livello Bisogna aggiungere. colmare di nuovo. Perché già che sarebbe sempre Andiamo in quest'altro posto magico. Quindi qui sono divise per annate. Questa è per esempio una botte che ha avuto già una leggera pressione e il vino Uepa è andato nello scudellino. Quindi tra un po'. Quella lì ha fracimato. Si vede che ha avuto un momento di escursione. In un'escursione tecnica è uscito fuori come se fosse una valvola di Sì, sicurezza. difatti. Questa è ovale. È ovale perché?
Prima Un cosa vagone di serva. per logistica di spazio. Però lo stesso spessore delle altre, l'unica cosa che una botte così deve essere calcolata proprio al millesimo, perché i cerchi, specialmente su questa parte, tirano di più e qui tirano di meno, perché chi tiene assieme la botte Quindi sono i cerchi. la botte è un'opera ingegneristica. Costruire una botte è un'arte, Difatti l'arte del bottaio, perché la botte è una bella cosa, poi deve tenere il vino. Non deve tenere il vino. E qui c'è del riserva. Sì, Mi sa questo che è una riserva che bisogna dimenticarlo. per anni e anni e anni. Allora, qui abbiamo dove stocchiamo tutte le bottiglie. Allora, poi si passa all'imbottigliamento. L'imbottigliamento vuol dire facciamo questi cassoni, questi cestoni, però il vino dalla botte passa nella pompa, sente una leggera pressione. Leggera pressione vuol dire che se lui rimane 2 mesi, /3 in bottiglia, lì tranquillo, lui si assesta e poi viene etichettato, poi man mano che il Quindi magazzino... prima dell'etichettatura passano qualche mese di Sì, assestamento. man mano che il magazzino chiama, noi etichettiamo, spediamo, tutta la roba. Questi sono i tonnò. Sono 5 ettolitri, questi non hanno la portella, sono un po' più, hanno anche un bello spessore. L'unica cosa che sono un po' più difficili da lavorare, perché qui quando devi pulirli devi girarli al contrario, poi abbiamo la macchinetta che lo infili dentro, capovolta, e lei wash, lava la botte e poi metti di nuovo il vino, perché il vino tu lo fai andare dentro una vasca, lui si ossigena, poi lo metti di nuovo dentro e per un anno è a posto. Bene. Quindi qui si etichetta, si mette in scatola. L'etichettatura, capsula, etichetta, controetichetta, e lì c'è la famosa fascetta. Poi tutto in scatola e si spedisce. Poi mamma che e noi questo lavoro, quando ad esempio c'è una giornata di pioggia che non sei in vigna, allora fai Ti questo dedichi lavoro. a questo. E se non piove, che hai bisogno, lo fai anche il giorno un giorno normale. Allora abbiamo ancora una piccola cantinetta. Ah, il gioiellino. Cantina storica. Andiamo a vedere. Andiamo giù in Giotra. Andiamo in Montacarichi. Carichi. Allora, Bellissimo. qui c'è la storia. Wow. Allora, questa è la vecchia cantina e Quindi prima si faceva tutto qui giù. una volta una Cioè, parte si faceva qui, però far recapitare, qui non c'è via d'uscita, far recapitare il vino tutto tranne una scala c'era da spaccarsi la schiena, e allora difatti là c'è un museo, c'è ancora il doppio. Qui di notte sentivi 2 persone, perché questo ha una manovella. dove l'imbuto? L'imbuto, qui c'è una manovella qui dentro. C'è una manovella, 2 persone. Perché questo ha andata, lo giri al contrario e al ritorno. E allora bisognava pompare, se non pompi qui. Il vino Allora, si fa. qui abbiamo le classiche barrique, però la barrica hai sentito com'è sottile. È molto di più. È sottile, difatti c'è molta traspirazione, molta cessione di legno, e allora la barrique bisogna fare attenzione, perché se è una barrique nuova spara tutto spiano, spara molto legno, e io di solito queste sono nuove, queste hanno 2 anni, quelle ne hanno 3, quando queste il prossimo anno vanno via. Però io di solito cerco sempre di mettere, di assemblare i 3 vini assieme, perché questi hai troppo legno nel vino e diventa pesante. Questa è una media, quella lì c'è un po' stanca, cerchi di trovare un equilibrio, una quadra. E lì c'è la collezione qui. Ma no, ma lì è un discorso
piuttosto nostro. Noi tutti gli anni metti da parte 15-20 bottiglie e poi dopo un po' di tempo provi a staccare per capire questo vino si sa, si sente, è un discorso nostro. Diciamo una Infatti, sperimentazione. tantissimi ospiti vengono giù, io te la do più che volentieri, però questo sono un discorso nostro, dai. Sì, magari è come correggere il tiro, capire No, è capire con l'annata lì, se è un'annata che invecchia di più, invecchia di meno, se si assesta di più, se ha più acidità, è un discorso nostro, dai. Ma è anche giusto che sia così. Comunque complimenti, veramente è una cosa impressionante quel tanto lavoro che c'è dietro, che spesso dietro una bottiglia di vino, Sì, qualsiasi vino, in Infatti, generale. io quando facciamo una degustazione che mi arriva uno che glu 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 glu, dire no, questo qui ha capito niente, dietro un vino c'è un mondo, allora esaminiamolo, sentiamo il profumo, sentiamo, credo perché dietro un vino c'è un mondo, dai. E allora, questa è la produzione, una scelta che è il bianco. Poi abbiamo il dolcetto, il Barbera, il Barbera superiore e poi sono quelli di quel vitigno su in alto che mi hai fatto vedere dietro la casa. Però il Barbera superiore ha 2 anni di invecchiamento, che l'altro no, è solo uno. Le langhe e il Barolo. E che stai facendo adesso? No, apri il Barolo. Solo parlare e non assaggiarlo, la bocca diventa solo tavola. Mi ha detto che lui ama, diciamo, le persone che lo degustano come si deve, il profumo, il sapore. Prima la vista, poi il profumo. Hai dei nocciolini? Queste sono nocciole che sono state sbocciate e poi rosolate nel forno. Ne prendo una, anche se